se ti appresti a ristrutturare casa, è probabile che tu stia per incorrere in 4 comunissimi errori che ti faranno gettare al vento del denaro. Quindi l'argomento di questo video sarà come riconoscere questi errori e come evitarli. Hai scelto di ristrutturare casa? Allora questo video ti sarà estremamente utile per capire come evitare 4 errori così comuni da essere commessi da quasi la totalità delle persone. Ristrutturare casa è un passo importante. Io direi che lo possiamo equiparare direttamente all'acquisto della casa stessa. Del resto parliamo di una spesa non indifferente per ottenere un ambiente nel quale amerai vivere. Sono certa che prima di acquistare casa tu ti sia fermata a ragionare, riflettere e studiare la situazione, perché giustamente non volevi commettere errori. Quindi, visto che abbiamo equiparato la ristrutturazione all'acquisto, sarai d'accordo con me quando ti dico che bisogna utilizzare cautela. Naturalmente non sto cercando di spaventarti, sto semplicemente provando a farti evitare di lasciarti prendere dalla fretta, così che tu non cada in alcuni comunissimi errori. Errori che ti costeranno davvero tanto. Da quando io faccio questo lavoro ne ho viste davvero di tutti i colori, ma sono 4 gli errori che vengono quasi sempre commessi. E adesso li vediamo insieme. Il primo, non avere un progetto completo prima di cominciare i lavori. Hai mai pensato a quanto sia importante avere un piano d'azione che copra ogni minimo particolare? Pensare a tutti i singoli dettagli dei lavori da effettuare ti mette al riparo da sgradite sorprese, quelle che poi ti costeranno degli extra. Nello specifico, per farti qualche esempio, dovrai avere una chiara tipologia di pavimentazione, rivestimenti, sanitari, illuminazione e addirittura degli arredi. E proprio così. Pensa a cosa accadrebbe se non progettassi da subito la cucina completa in ogni suo particolare. Non avresti un'idea precisa di dove inserire gli attacchi. Non trovi che questo causerebbe un rallentamento dei lavori? Se non hai un piano ben definito, il cantiere sarebbe costretto a fermarsi più volte, perdendo molto tempo. E sai cosa accade quando perdi tempo? I conti lievitano. Esattamente. E allora, perché non perdere qualche settimana prima per dare vita a un progetto che copra la ristrutturazione nella sua interezza? 2. Includere i materiali nel preventivo. Molto spesso, quando ti viene preparato un preventivo per i lavori, vengono inclusi anche i materiali. Mi riferisco alle piastrelle, le porte, i sanitari, le finestre e così via. Ma sai cosa succede quando hai in mano un preventivo che comprende anche i materiali? Tendenzialmente 2 cose. Nessuna di queste 2 è vantaggiosa per te. Allora, la prima è la possibilità delle scelte, che sarà molto limitata. L'impresa o l'artigiano in cui ti sei rivolto con tutta probabilità ti mostrerà i materiali proposti dai loro fornitori di fiducia, insomma quelli che a loro propongono dei prezzi di favore, ma non sperare che quel prezzo di favore ti venga riconosciuto. Così appunto ti ritroverai una scelta limitata e insomma alla fine qualcun altro sceglierà per te. La seconda cosa è che rischi di pagare di più. Verosimilmente ti verrà proposto un materiale di fascia medio-alta e tu, che non hai ancora ben chiaro cosa vorrai inserire nella tua abitazione, non potrai che accettarlo. Se poi però verranno inseriti dei materiali di seconda fascia, credi che ti verrà proposto uno sconto? No, non accadrà. Quindi cosa è meglio fare? Visita tu stesso i rivenditori. Certo, lo capisco, è un processo lungo, alle volte anche noioso, ma i vantaggi saranno enormi. Intanto potrai toccare con mano ciò che sarà inserito in casa e avrai una scelta enorme, soprattutto esattamente per ciò che paghi. Sarai il pieno controllo e non nelle mani di un'impresa. Non è meglio? 3. Programmare consegne e traslochi troppo presto. Un bel modo per buttare via i soldi è quello di programmare le consegne e i traslochi per le date di fine lavori che ti sono state promesse dai costruttori. I ritardi nei cantieri sono all'ordine del giorno. Sei davvero sicura che proprio il tuo sarà in perfetto orario? Un ritardo è certamente già una enorme disseccatura. Non vedi l'ora di vivere nella tua casa, ma sei costretto ad aspettare.
Non pensi quindi che sarebbe molto meglio evitare di aggiungere a questa seccatura anche delle spese extra? Immagina come ti sentiresti se, oltre a dover aspettare più del dovuto, fossi costretto a pagare delle penali per aver disdetto il trasloco o a spendere degli extra per dei servizi di deposito di materiali e arredo? Quello che puoi fare è farti dare una serie di scadenze all'interno del lavoro e vedere se vengono rispettate. Così puoi valutare lo stato dei lavori. Se ci sono dei ritardi su questa tabella di marcia, e aspetta, potrai organizzare consegne e traslochi quando manca un mesetto alla fine dei lavori. Errore numero 4. Non avere uno stato avanzamento dei lavori dettagliato, compreso degli extra. Mettilo in conto, è possibile che siano necessari dei lavori extra per portare a termine il tuo progetto di casa. Nel momento in cui vai a fare operazioni di ristrutturazioni è possibile incappare in problematiche non preventivabili, oppure sei tu a cambiare idea su alcuni aspetti e questo rappresenta un extra. In ogni caso, chiedi che i conti vengano sempre aggiornati, includendo ogni tipo di extra. È molto facile ritrovarsi con un conto salatissimo a sorpresa dopo aver ignorato qualche extra che si riteneva minore. Avendo invece tutto sott'occhio, avrai sempre la possibilità di scegliere consapevolmente se proseguire in quella direzione, rinunciare ad alcuni lavori o risparmiare su qualche materiale. Dimmi la verità, stavi anche tu per commettere questi errori? E non preoccuparti, è normale, non si ristruttura mica casa tutti i giorni. Ma io sono qua proprio per aiutarti. Se devi ristrutturare casa e hai paura di incappare in costi nascosti, di quelli che ti possono cogliere di sorpresa, puoi chiedermi una consulenza privata. Un piccolissimo investimento il cui prezzo è di gran lunga inferiore a ciò che spenderesti se sceglierai di fare tutto da solo. Immagina quanto sarebbe bello vivere in totale serenità un momento eccitante sì, ma anche stressante come la ristrutturazione di casa. Avresti la certezza di avere al tuo fianco una professionista che lavora nel tuo interesse. E quindi, come puoi garantirti la possibilità di veder nascere la tua nuova casa esattamente come vuoi, ma senza costi nascosti? E beh, è semplice, ti basta mandarmi un messaggio. Ti lascio i miei contatti nella descrizione. Ti aspetto! Se il contenuto del video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. A presto!